La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come un'immane raccolta di merci. Guardandomi intorno è difficile trovare qualcosa che non sia una merce, o perlomeno che non sia anche una merce. Le merci sono la nostra seconda natura, il mondo che ci circonda e che noi stessi abbiamo creato. Anzitutto le merci sono cose. Sono tutte cose diverse, sono di stoffa, di ferro, di pelle o di paillette. Sono cose da mangiare, da indossare, da guardare, da usare. Marx chiamava tutto questo il loro valore d'uso. Ma le merci non sono solo cose. Infatti, scriveva sempre Marx, nemmeno un atomo di materiale naturale passa nell'oggettività del valore delle merci. Le merci infatti sono merci perché si comprano e si vendono, si scambiano. Una giacca d'alta moda, ad esempio, vale come il mio motorino, ma il doppio del mio telefono. Le merci sono tali perché le posso sempre scambiare secondo una determinata proporzione. E questa proporzione è il loro prezzo. Le merci, insomma, hanno sempre un prezzo, perché nascono per essere scambiate. Uno stilista produce le sue giacche per venderle, non per coprirsi dal freddo. Per via di questo doppio carattere delle merci, che sono insieme cose e valori, tutto diventa molto più complicato, perché in esse appare come su una superficie tutto il nostro mondo sociale. C'è qualcuno che ha estratto le materie prime, poi qualcuno che le ha trasportate, qualcuno che le ha lavorate per qualcun altro. Poi ci sono io, che compro delle scarpe, e anche se vedo solo delle scarpe, queste scarpe contengono tutta questa fatica, tutto questo mondo invisibile. Questa cosa, questo paio di scarpe sono contemporaneamente anche un rapporto sociale. Ma non si vede nulla, io vedo solo delle scarpe. Marx descrive questo carattere mistico, enigmatico della merce, dicendo che essa è una cosa sensibile e sovrasensibile. Le merci, dice, sono cose sociali. Quel che qui assume la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose, scrive, è soltanto il rapporto sociale determinato che esiste fra gli uomini stessi. Questo è il loro carattere feticistico, che esse esprimono i rapporti che abbiamo gli uni con gli altri nella forma di una cosa. Esse incarnano rapporti di cose fra persone e rapporti sociali fra cose. Le merci sono quindi un geroglifico sociale. Come le parole di un linguaggio, sono un prodotto sociale. E come tutti i linguaggi bisogna saperli leggere. Non solo, ma come il linguaggio non sono un'illusione, sono sì un'astrazione, ma un'astrazione reale, che determina oggettivamente la nostra vita. In questo senso, diceva Marx, gli individui sono oggi dominati da astrazioni. E come nella regione nebulosa del mondo religioso, anche questo è un linguaggio di segni che sembrano rinviare solo a se stessi. Un insieme di parvenze, di effetti di superficie, di apparenze, capaci di dominare gli esseri umani. È un mondo di apparenze, che però determina i nostri rapporti, addirittura li rende possibili. Le merci sono quindi un'illusione socialmente necessaria. In questo senso, in quanto gioco di illusioni e di parvenze, il campo del loro esercizio è anche e soprattutto quello estetico. Allora la merce è vero che esprime le relazioni sociali, ma le esprime anche nel senso che le rende presenti sensibilmente nelle forme in cui noi riusciamo a interagire con esse. Allora, se questo è vero, il nesso di consumo, il rapporto di consumo che noi abbiamo, non è soltanto passivo-ricettivo, ma implica una attività sensibile di corrispondenza espressiva con la merce che quindi fatalmente plasma la nostra stessa sensibilità. Quello che una volta veniva chiamato il sensorio, non tanto come l'insieme dei cinque sensi, ma come appunto la compaginazione del sensibile possibile in una certa altezza storica, in un certo contesto storico. Allora, sotto questo
punto di vista, se noi insistiamo appunto sulla componente espressiva del tutto, sdrammatizziamo forse quella visione necessariamente solo negativa della merce come rispecchiamento dei rapporti sociali, perché emerge anche il motivo per il quale la merce rende possibili alcuni rapporti sociali. Allora da qui possiamo comprendere meglio forse anche la pervasività nel quotidiano della merce sotto il profilo estetico, perché si è capito progressivamente nel corso del XX e all'inizio del XXI secolo che la merce è una modalità di articolazione delle proprie identità sociali, non è soltanto un modo di essere, come dire, passivi nel ricevere dei moduli di identità preconfezionata che noi semplicemente replichiamo nei nostri comportamenti. Quindi ciò permette anche di vedere la bivalenza emancipazione-alienazione che sta nel rapporto di consumo, su cui oggi dobbiamo riflettere, proprio perché stiamo uscendo in questa direzione da un quadro capitalistico classico che prevedeva il consumatore come un soggetto che passivamente recepiva le indicazioni del mercato, le manipolazioni del mercato, e invece abbiamo scoperto come appunto attraverso queste cosiddette manipolazioni del mercato vengono offerti anche nel nostro supermarket dello stile, come è stato chiamato, delle possibilità di come dire, manifestazione e di articolazione di qualcosa che altrimenti sarebbe inedito. Io credo che questo sia la soglia che abbiamo attraversato a partire soprattutto dagli anni '80 del Novecento, con la digitalizzazione, con la forma dell'iperconsumo, che è un consumo che fa centro non sul bene ma sull'esperienzialità del consumo stesso, come modo di manifestare le relazioni sociali, l'identità e le appartenenze sociali, che scompagina la visione gerarchica della società moderna e postmoderna e fa entrare in una realtà diversa che è quella della infosfera, cioè di una realtà che vive di processi in cui la componente estetica fa tutt'uno con la componente sociale e quotidiana. Also meine Theorie ist ja eigentlich entstanden in Auseinandersetzung mit Wolfgang Fritz Haugs Warenästhetik. Nicht? Das war mein Anfang. Und zwar ist es so, dass Haug ja eigentlich der Erscheinung der Ware im Tauschzusammenhang, nämlich also ihrer Ästhetik, für den Gebrauchszusammenhang keinen Wert beimisst. Also grob gesagt ist es so, dass wenn du die Ware gekauft hast und sie benutzen willst, tust du das Einwickelpapier, tust du weg, und dann hast du sozusagen die nackte Ware, die nur noch einen Gebrauchswert hat. Und da sage ich, dass Haug im Grunde eigentlich die Entwicklung noch nicht so gesehen hat, nämlich, dass die ästhetische Qualität der Ware im Tausch, also der Tauschwert im Gebrauchszusammenhang eine Bedeutung hat. Nicht? Also das ästhetische Aussehen der Ware spielt nachher im Gebrauchszusammenhang eine Rolle und erfüllt da einen ganz besonderen Zweck, den ich den Inszenierungswert nenne. Also ich führe einen eigenen Wert ein, der zwischen Tauschwert und Gebrauchswert steht und beides miteinander verbindet. Also der Tauschwert, also die ästhetische Qualität der Ware, hat im Zusammenhang des Gebrauches eine Funktion, und zwar ist es eben die Funktion der Inszenierung, ja, der Person Baudrillard hinzu, denn ungefähr zur selben Zeit hat ja Baudrillard den Versuch gemacht, eine Theorie des Konsums zu machen, beziehungsweise eben auch eine Theorie, eine politische Ökonomie der Zeichen, du signe, der Zeichen. Und das heißt, Baudrillard hat da zum ersten Mal den Gebrauchswert der Ware im Gebrauchszusammenhang einen neuen Wert gegeben, nämlich der Wert des Zeichens, sozusagen etwas zu bezeichnen.
Das läuft aber bei Baudrillard letzten Endes darauf hinaus, dass der Nutzen für den Käufer darin besteht, dass er sozusagen ein Statussymbol hat. Er bezeichnet dadurch, dass er eine bestimmte Ware sich leisten kann, seinen sozialen Status. Und da sage ich, dadurch kommt leider eben die ästhetische Qualität der Ware noch gar nicht ins Spiel, denn um zu signalisieren, dass ich mir diese Ware leisten kann, könnte ich ja einfach das Preisschild dran lassen und dann würde jeder sehen, was ich eben für meine Ware auszugeben bereit bin. Also es geht dabei noch nicht um die ästhetische Qualität. Und mein Schritt ist nun der, dass ich das, was Baudrillard l'économie du signe nennt, als Ökonomie der Ästhetik eigentlich, also des Inszenierungswertes bezeichne. Die Ware hat im Gebrauchszusammenhang aufgrund ihrer ästhetischen Qualität einen neuen Gebrauchswert, nämlich seine pure ästhetische Erscheinung. Das heißt, die Ware im Gebrauchszusammenhang braucht nicht mehr konsumiert zu werden, sondern sie dient der Ausstattung der Person und der Ausschmückung seines Lebensstils. Quando durante il suo viaggio in America Jean Baudrillard visita il deserto della Death Valley, davanti alla sua silenziosa dolcezza, così diversa dalla sensualità dei deserti arabi o dalla potenza di quello californiano, non può non ricordare la teorizzazione della modernità che anni addietro Baudelaire aveva proposto parlando di arte e artificio. Quell'immensa distesa geografica, quei colori pastello corrosi dalla sabbia e dal vento, non erano infatti così silenziosi, erano anche un'immagine cinematografica rombante e galoppante negli occhi dell'osservatore moderno. Il deserto della Death Valley è profondità naturale ed è anche un perfetto simulacro di quella profondità. Apparentemente così lontano da Las Vegas e dagli ologrammi presenti pressoché ovunque sul territorio statunitense, il deserto americano è ormai intimamente legato alla manifestazione onnipervasiva della festa e degli spettacoli. Per quanto autentico, si è allontanato in una rappresentazione di se stesso. Rousseau, nella celebre Lettera sugli spettacoli, definisce lo spettacolo anzitutto come un divertimento, finalizzato apparentemente più a suscitare piacere che a garantire una qualche forma di intrinseca utilità. Sarà tuttavia a partire dagli effetti passionali e pulsionali generati sugli spettatori e sugli stessi attori, sulla consonanza tra volto e maschera, che si definirà il suo potere non di mutare i costumi delle genti, bensì di portare in scena dei mutamenti, dei cambiamenti già avvenuti, consacrandoli alla fama e alla ripetizione. L'estetico permette di ragionare nei termini di un individuo che è in gran parte socializzato nelle sue pratiche condivise. Non esiste, anche nella visione più normale dell'opera d'arte, più canonica dell'opera d'arte, non esiste nulla in arte che non sia già produzione collettiva. Il poeta usa un linguaggio che eredita, che accoglie, non che inventa. Il pittore usa materiali che sono selezionati a una certa altezza storica dalle realtà che sono lì e sa intenderle nella maniera giusta per renderle espressive. È questo che fa questa è l'operazione estetica per eccellenza, che una volta veniva brutalmente ascritta al genio come individualità forte soltanto perché si era figli ancora di una visione sostanzialista, dicotomica, spiritualista, tutto quello che è stato la cultura tipicamente occidentale, soprattutto moderna, nel senso classico del termine. Oggi non è così, si è capito che non è così. Le identità, ripeto, vengono costruite attraverso le apparenze con delle progettualità che non sono mai soltanto ed esclusivamente dell'individuo come tale. È un indebolimento dell'individuo, io direi che è un indebolimento della nostra concezione dell'individuo. Entrando a Roxy Bar sembra di entrare in uno schermo. Jean Baudrillard, detective selvaggio, lo descrive come un ambiente fluorescente dove tutto, corpi e oggetti, è sottoposto a luci abbaglianti e colori fortissimi.
Se nel teatro e nello spettacolo lo specchio era il principe della scena, ora a fare da padrone è il video, insieme alla sua conturbante necessità di essere, per dirla con Baudrillard, innestato su se stesso. C'è stato uno scivolamento da Edipo a Narciso. Jean Baudrillard, ponendosi in dialogo con la tradizione marxista, suggerisce di superare la consolidata credenza in un valore d'uso originario proprio delle merci, che verrebbe manipolato e modificato dalle dinamiche socio-economiche. Piuttosto dovremmo postulare l'esistenza invece di un unico valore proprio dell'oggetto merce, quello cioè legato alla sua potenza simbolica. Cifra distintiva della realtà che ci circonda è la febbrile angoscia di accumulare oggetti, merci. Se gli indigeni della Melanesia, nel tentativo di catturare quegli oggetti bianchi che vedevano nel cielo, i nostri aerei, ne disegnarono un loro bianco simulacro, oggi gli oggetti, esposti pressoché ovunque attorno a noi, messi in scena, messi in mostra nelle vetrine, si pongono ai nostri occhi come altrettanti simulacri. Acquistare una merce significa comprare un segno fittizio di qualcosa, ad esempio l'immagine della felicità, che diventa davvero la felicità stessa, senza che questa abbia dei reali contatti con la realtà. La merce è quindi in certo senso un miracolo che si riproduce costantemente. L'oggetto diviene il significante di un significato che non possiede. Ma vi è una sostanziale differenza tra i simulacri melanesiani e i nostri. I secondi, infatti, non seducono in quanto rappresentazione estetica, bensì in quanto significanti metafisici di una realtà rimossa. È chiaro che affinché gli oggetti possano avere questo potere, devono essere inseriti in una rete di relazioni che giustifichi il loro potere figurativo, non solo agli occhi di chi li acquista, ma anche a quelli di chi osserva l'atto e talvolta lo invidia. Ricchi e annoiati, i giovani descritti da Bret Easton Ellis in Less Than Zero, avvolti in questa iperrealtà di immagini seducenti, danno voce a quella cultura del benessere che, producendo e rinnovando i propri bisogni costantemente, considera necessario provare quante più esperienze possibili, acquistare tutti gli oggetti offerti. Attraverso la voce di Clay, il romanzo racconta delle sue giornate spese a Los Angeles, tra filosofie di vita aspre, dure, nichiliste, pomeriggi in palestra, corpi perfetti e abbronzati, shopping ed esperienze al limite condivise con altri ragazzi come lui, annoiati, figli di attori e produttori cinematografici. Clay incontrerà Blair, una ragazza del giro con cui aveva avuto una relazione, luccicante e solo apparente, come le luci di un casinò. Eppure qualcosa di reale, un affetto forse, si percepisce tra i due. Come un simulacro, il loro legame ricorda quello che avrebbe potuto essere e non è mai diventato. In una telefonata, Clay e Blair ricordano una loro giornata a Disneyland. Dopo, non si sentiranno per 4 mesi. This is the first thing I hear when I come back to the city. Blair picks me up from LAX and mutters this under her breath as her car drives up the on-ramp. She says people are afraid to merge on freeways in Los Angeles. Though that sentence shouldn't bother me, it stays in my mind for an uncomfortably long time. Nothing else seems to matter, not the fact that I'm 18 and it's December and the ride on the plane had been rough, not the warm winds which seem to propel the car down the empty asphalt freeway, or the faded smell of marijuana which still faintly permeates Blair's car. All it comes down to is that I'm a boy coming home for a month and meeting someone whom I haven't seen for 4 months. And people are afraid to merge. C'è una differenza, secondo Baudrillard, tra Disneyland e Disney World, adatta a segnare il passaggio, a descrivere il passaggio dallo spettacolo al virtuale. Disneyland, nata a Las Vegas, è una riproposizione in miniatura di simulacri e fantasmi, di illusioni che tracciano una linea netta tra la realtà e la finzione, tra la vita adulta e l'infanzia. Disneyland non fa altro che riproporre l'America in miniatura, con la sua festa di simulacri e la sua dimensione iperreale. Se Disneyland è spettacolo, Disney World è invece una sua spettacolarizzazione, qualcosa di puramente virtuale, una sorta di simulacro amplificato. Quando noi con Debord, per esempio, parliamo della spettacolarizzazione, ancora implichiamo l'idea di qualcosa che dovrebbe invece rimanere vero nella sua silenziosità, quasi non toccato da questi fenomeni di superficie che non sono altro che abbaglianti. Ed è per questo che si parla di shock,
no, di questa pervasività dello shock che dovrebbe essere diventata la nostra realtà quotidiana. Io credo invece che l'estetico sia diventato pervasivo nella sua bassa tensione, nella sua generazione di intorni di familiarità. L'estetico è prima di tutto ciò che ci presenta il volto del mondo come volto che noi conosciamo, in cui ci sentiamo a casa. Questa è la dimensione estetica di nicchia che circonda la nostra esistenza, che può essere una nicchia virtuale, ma che comunque è carica di valore sensibile ed emotivo, dunque che ha a che fare con l'aistesis nella sua duplicità di senso, come sentire percettivo e sentire emotivo, no? E il grumo che si crea, il nodo che si crea tra queste due dimensioni diventa decisivo nella generazione di queste densità di superficie. Ma allora dobbiamo parlare non tanto di pervasività dello shock, ma della, diffusione di una bassa intensità estetica che popola il nostro intorno quotidiano non in maniera drammatica, non irrompendo come eccezionalità, ma al contrario proprio nella creazione delle nostre normalità, delle nostre familiarità. Dobbiamo quindi rovesciare un po' questo schema e imparare a capire come fa a costituirsi una interazione intersoggettiva e con il mondo che non è più di spettatorialità rispetto ad uno spettacolo, ma è di partecipazione collusiva rispetto ad una rete di relazioni. L'estetico permette di colludere col mondo. Lo spettacolo si è spettacolarizzato, per questo per Baudrillard non si può parlare di società dello spettacolo, così come la intendeva Debord, bensì di società virtuale. Se per Debord lo spettacolo è il movimento autonomo del non vivente, ossia delle merci, Klossowski, distinguendo chiaramente la sessualità dall'erotismo, identifica non solo l'esistenza di un piacere in qualche modo intimamente condiviso tra quest'ultimo e il capitalismo industriale, ma anche la necessità che vi sia un equivalente che permetta questa congiunzione, il denaro. Ecco che la moneta, inizialmente simulacro del lavoro, si trasferisce anche nell'erotismo, attuandosi in quella che lui definisce la moneta vivente. Besteht eben die Gefahr, dass sehr viele Leute, vor allem junge Menschen, glauben, dass sie ihr Selbst überhaupt erst durch Aktivitäten realisieren müssen. Das heißt, sie suchen es gewissermaßen draußen in ihrer Erscheinung, also zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie sich kleiden, wie sie sich schminken, wie sie ihr Bild ins Netz stellen. Also das ist also das Visuelle oder aber eben auch das, was eigentlich von den sozialen Medien sowieso akkumuliert wird, das sogenannte Profil. Das heißt also die Erscheinung, die ich quasi durch meine Handlungen in der Öffentlichkeit produziere. Da glauben sie, dass das selbst dort sich realisieren würde und da gibt es eben diese angestrengten Bemühungen, durch, sagen wir mal, Design und Mode sich ein Aussehen zu geben und man glaubt, dass man auf diese Weise sein Selbst verwirklicht. Noi diventiamo quello che appariamo grazie ai social network. Ci costruiamo il nostro profilo, il nostro connotato sulla base di quello che postiamo, se abbiamo accesso a queste cose, e ne va del nostro stesso, nella nostra stessa collocazione all'interno del gruppo, per cui noi siamo perfettamente consapevoli in forma maggiore del fatto che dipendiamo dall'interazione con gli altri. Che poi tutto questo, di nuovo, appaia alienante, appaia un segno di indebolimento, secondo un'ottica precedente che invece premiava delle statuizioni di identità assolute, è indubbio, però forse era lì l'illusione.